Questa è una storia in italiano intermedio di livello B1-B2. Buon ascolto. Una lettera tra le stelle. Il ronzio costante dei sistemi di ventilazione era l'unico suono che accompagnava le giornate di Marco. Era un rumore bianco, continuo, a cui ormai si era abituato. Fluttuando nel modulo principale della Stazione Spaziale Internazionale, Marco guardò l'orologio digitale fissato al polso. Segnava alle 23:50 del tempo universale coordinato. Sulla Terra, in Italia, era già la mattina del 12 novembre, il giorno del suo 40° compleanno. Marco si diede una leggera spinta con la punta del piede contro la parete metallica e nuotò nell'aria fino a raggiungere la cupola, la famosa finestra panoramica della stazione. Guardare fuori da quell'oblò era la cosa che preferiva fare durante il suo tempo libero. La terra scorreva sotto di lui, silenziosa e immensa. In quel momento stavano sorvolando l'Oceano Pacifico. L'acqua rifletteva la luce del sole, creando sfumature di blu e azzurro che nessuna macchina fotografica avrebbe mai potuto catturare perfettamente. Era uno spettacolo che gli toglieva il fiato ogni singola volta, anche dopo 3 mesi di missione. Eppure, nonostante quella vista incredibile, oggi il cuore di Marco non era rivolto all'immensità dell'universo, ma a un piccolo oggetto di carta che teneva custodito nella sua cabina personale. Si allontanò lentamente dalla cupola e si diresse verso il suo piccolo alloggio, uno spazio stretto quanto una cabina telefonica, ma che per lui rappresentava l'unico vero rifugio privato a 400 chilometri di distanza dal suolo terrestre. Sulla parete destra della cabina c'era un pezzo di nastro adesivo speciale. Sotto quel nastro Marco aveva attaccato le fotografie della sua famiglia. C'era una foto del giorno del suo matrimonio con Elena. Sorridevano felici, circondati dalle colline verdi della Toscana. Elena aveva il velo che le volava sul viso a causa del vento e lui la guardava con un amore profondo. Poi c'era una foto di sua figlia, Sofia, scattata il giorno in cui aveva imparato ad andare in bicicletta senza le rotelle. Sofia aveva le ginocchia sporche di terra, un caschetto rosa in testa e un sorriso enorme e senza un dente. Infine c'era un'immagine di tutti e 3 insieme, abbracciati sul divano di casa, a Milano, con il loro cane Max che dormiva ai loro piedi. Marco passò delicatamente un dito sulla foto di Sofia. Gli mancava da morire. Essere un astronauta era stato il sogno di tutta la sua vita, fin da quando era bambino e guardava le stelle in giardino con suo nonno. Ma il prezzo di quel sogno era altissimo, la distanza. La lontananza non era solo fisica, era un peso che a volte gli schiacciava il petto. Aveva perso il primo giorno di scuola elementare di Sofia, aveva perso l'anniversario di matrimonio e ora festeggiava il suo 40° compleanno fluttuando nel vuoto, circondato di macchinari e pannelli di controllo. Tuttavia, non era completamente solo. Accanto alle fotografie c'era una busta bianca. Era chiusa con cura e la carta era leggermente stropicciata ai bordi. Sulla parte frontale, scritta con la bellissima e ordinata calligrafia di sua moglie Elena, c'era una frase: «Per Marco, da aprire rigorosamente nello spazio il giorno del tuo 40° compleanno. Ti amo». Marco prese la busta. Il suo cuore cominciò a battere un po' più velocemente. Ricordava perfettamente il momento in cui Elena gliel'aveva consegnata. Era successo all'aeroporto, prima della sua partenza per il centro di addestramento in Russia e poi per il lancio. Lei lo aveva abbracciato forte, nascondendo le lacrime nel suo cappotto, e gli aveva infilato la busta nella tasca della divisa. «Promettimi che non la aprirai prima», gli aveva sussurrato all'orecchio.
deve essere il mio regalo per te quando sarai tra le stelle. E lui aveva mantenuto la promessa. Per mesi aveva guardato quella busta chiedendosi cosa ci fosse scritto, resistendo alla tentazione di aprirla nei momenti di maggiore solitudine. Ora, finalmente, il momento era arrivato. Con grande attenzione, Marco staccò il sigillo della busta. Nello spazio bisogna muoversi con cautela, specialmente con la carta. Un piccolo pezzo strappato potrebbe volare via, finire nei filtri dell'aria e causare problemi ai sistemi della stazione. Inserì 2 dita all'interno della busta e tirò fuori 2 fogli piegati e un piccolo cartoncino. Il piccolo cartoncino era un disegno. Marco sorrise immediatamente. Era chiaramente un'opera d'arte di Sofia. C'era un razzo spaziale disegnato con il pennarello rosso e sopra il razzo c'era un omino con un casco gigante e un sorriso enorme. Intorno all'omino c'erano tante stelle gialle e un pianeta blu e verde. In fondo, con lettere un po' storte e grandi, c'era scritto: «Buon compleanno papà spaziale». Ho messo una N sola perché lo spazio è piccolo. Marco ridacchiò, sentendo un nodo alla gola. La sua bambina. L'innocenza di quel messaggio portò un'ondata di calore nel freddo e ipertecnologico ambiente della stazione spaziale. Fissò il disegno con un pezzetto di nastro adesivo accanto alla foto di Sofia, in modo da poterlo guardare ogni giorno. Poi aprì i 2 fogli scritti da Elena. La carta profumava leggermente, o forse era solo la sua immaginazione. Chiuse gli occhi per un secondo, cercando di ricordare il profumo di vaniglia e lavanda che Elena usava sempre. Fece un respiro profondo e iniziò a leggere. Amore mio bellissimo, se stai leggendo questa lettera, significa che ce l'hai fatta. Sei lassù, tra le stelle, nel luogo che hai sognato per tutta la tua vita. E oggi compi 40 anni. Buon compleanno, mio esploratore dell'universo. Non sai quanto mi faccia strano scriverti questa lettera seduta al tavolo della nostra cucina, sapendo che tu la leggerai fluttuando nell'orbita terrestre. Fuori piove, Milano è grigia e rumorosa come al solito. Max sta abbaiando al postino e Sofia sta guardando un cartone animato in salotto. È una giornata così normale, così terrestre, che mi sembra incredibile pensare che l'uomo che amo stia viaggiando a 28.000 km all'ora sopra la mia testa. Voglio dirti una cosa importante, Marco. So che in questi mesi ti sei sentito in colpa. Ho visto i tuoi occhi durante le nostre videochiamate. So che ti dispiace non essere qui ad aiutarmi con i compiti di matematica di Sofia o a riparare il rubinetto che perde ancora. Sì, ma alla fine ho dovuto chiamare l'idraulico. So che a volte pensi di essere un padre egoista per aver scelto questa missione, ma ti prego, ascoltami bene. Non devi sentirti così. Non c'è niente di egoista nel realizzare un sogno così grande. Tu sei l'esempio più bello che Sofia potesse mai avere. Grazie a te, lei sa che con l'impegno, lo studio e il coraggio nessun obiettivo è irraggiungibile. L'altro giorno, a scuola, la maestra ha chiesto ai bambini cosa vogliono fare da grandi. Sofia si è alzata in piedi, orgogliosa, e ha detto: «Io voglio scoprire nuovi pianeti, come il mio papà». Hai capito, Marco? Tu non le stai insegnando solo la scienza, le stai insegnando a non avere paura di sognare in grande. Ricordi il tuo 30° compleanno? Eravamo in quel piccolo appartamento in affitto, avevamo pochi soldi e io avevo provato a farti una torta al cioccolato. Nel portarla a tavola sono scivolata e la torta è finita sul pavimento. Io ho cominciato a piangere per il disastro, ma tu ti sei seduto per terra, hai preso 2 cucchiaini e hai iniziato a mangiare la torta dal pavimento, facendomi ridere fino a farmi mancare il respiro. Mi hai detto che la felicità non dipende da dove si mangia, ma con chi. Oggi tu sei nello spazio, mangerai cibo liofilizzato da una busta di plastica e noi siamo qui sulla Terra. Ma l'amore che ci unisce viaggia più veloce della luce. Siamo con te. Festeggia,
Guarda fuori da quel finestrino e goditi ogni singolo istante di questa esperienza. Assorbi ogni colore, ogni alba e ogni tramonto. Così, quando tornerai, potrai raccontarci tutto. Siamo fieri di te. Sofia ti manda 1000 baci spaziali e io ti mando tutto il mio cuore. Ti amo fino alla luna e ritorno. Tua Elena. Quando Marco finì di leggere, i suoi occhi erano pieni di lacrime. In assenza di gravità, le lacrime non cadono verso il basso come sulla terra. Si accumulano sugli occhi, formando delle piccole sfere d'acqua che appannano la vista, attaccandosi alle ciglia. Marco prese un piccolo panno e si asciugò delicatamente il viso. Rilesse la lettera una seconda volta, poi una terza. Ogni parola era un abbraccio. Ogni frase cancellava i dubbi e le paure che lo avevano tormentato nelle notti in cui non riusciva a dormire a causa dell'adrenalina o della nostalgia. Elena aveva ragione. Lui era esattamente dove doveva essere. Il suo sogno non era una fuga dalla sua famiglia, ma un dono che stava facendo anche a loro. Si avvicinò di nuovo alla parete con le foto. Fissò la lettera di Elena sotto il disegno di Sofia. Ora la parete era perfetta. C'era il suo passato, il suo presente e la motivazione per il suo futuro. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di Milano. Marco decise di fare un'ultima cosa prima di tornare al lavoro. Si spinse fuori dalla cabina e fluttuò nuovamente verso la cupola. La stazione spaziale aveva ormai attraversato l'oceano e stava sorvolando l'Europa. L'Italia era una bellissima sagoma di luci brillanti che spiccava nel buio del mar Mediterraneo. Milano era una grande macchia luminosa al nord. Marco appoggiò la fronte contro il vetro freddo dell'oblò. Guardò verso quella macchia di luce. Lì giù, sotto le nuvole, c'erano sua moglie e sua figlia. Non si sentiva più lontano. Si sentiva come se potesse abbracciare l'intero pianeta e con esso le 2 persone che amava di più al mondo. «Buon compleanno a me», sussurrò Marco nel silenzio della cupola, sorridendo. E per la prima volta dall'inizio della missione si sentì completamente a casa. Domanda per te nei commenti. Se avessi l'opportunità di andare nello spazio per 6 mesi, ma potessi portare con te solo un oggetto personale per ricordarti di casa, come una foto, una lettera o un piccolo oggetto, che cosa porteresti e perché? Scrivilo nei commenti.